Ciao a tutti e bentornati su Italian Pod. Io sono Francesca e con me c'è come sempre Luca. Oggi parliamo di una cosa che secondo me tocca a tutti: fare accordi, o meglio fare piani. Che sia una cena, una visita dal dottore o anche solo un caffè con un amico. La vita è piena di piccoli e grandi piani, no? Assolutamente, Francesca. E guarda, a volte organizzare qualcosa può essere emozionante, altre volte, un po' stressante, soprattutto se lo devi fare in una lingua che non è la tua. Ma imparare a dire fare piani, organizzare, prenotare, confermare, oppure spostare o rinviare, ti cambia la vita, davvero. Sì, e ti dico, io ho imparato tantissimo quando, da studentessa, dovevo organizzare i pranzi della domenica in famiglia. Dovevo chiamare, prenotare il tavolo, confermare, a volte anche spostare tutto all'ultimo minuto. È stato lì che ho capito quanto siano utili queste espressioni nella vita di tutti i giorni. Ecco, però, parliamoci chiaro. Fare piani in italiano per chi sta imparando può far venire un po' d'ansia. C'è la paura di sbagliare, di non capire la risposta, o magari di sembrare scortesi senza volerlo. Ti ricordi di Marco, Francesca? Quel ragazzo che si è appena trasferito a Roma? Sì, certo. Marco voleva invitare i suoi nuovi amici italiani a cena, ma non sapeva da dove cominciare. Si chiedeva: possiamo incontrarci? O vuoi uscire? Aveva paura di sembrare troppo diretto o, al contrario, poco chiaro. E questa è una cosa che capita a tutti, Ma la verità è che gli italiani apprezzano tantissimo lo sforzo, anche se non è perfetto. L'importante è buttarsi, magari iniziando con frasi semplici e chiare. Esatto. Allora, qualche frase utile per invitare qualcuno. Possiamo incontrarci? Vuoi uscire? Dove ci troviamo? Oppure, a che ora? Sono tutte formule che vanno benissimo tra amici o conoscenti. Sai, mi ricordo la prima volta che ho invitato uno studente straniero a un aperitivo italiano. Ho detto solo: vuoi venire a prendere un aperitivo con noi? E da lì sono nate delle belle amicizie. A volte basta davvero poco, una frase semplice, e si aprono 1000 porte. Sì, e non serve essere perfetti. L'importante è provare, anche se si sbaglia qualcosa. Gli amici capiscono e spesso aiutano. Passiamo a una situazione super pratica. Prenotare un tavolo al ristorante. Allora, al telefono puoi dire: buongiorno, vorrei prenotare un tavolo per 2 stasera alle 20. E il ristorante ti risponderà: certo, a che nome? E tu? Rossi. Le parole chiave qui sono: un tavolo per numero, a che ora, a che nome. E sai, Luca, c'è una differenza tra prenotare in una grande città e in un paesino. A Roma o Milano spesso è tutto molto formale, mentre nei paesi piccoli magari basta una telefonata veloce o addirittura passi di persona. Sì, e a volte nei paesini ti conoscono già, quindi basta dire: ciao, sono Luca, ci vediamo stasera? E il tavolo è assicurato. Un'altra situazione comune: fissare un appuntamento, magari dal dottore o dal parrucchiere. Puoi dire: salve, vorrei fissare un appuntamento. E spesso ti chiedono: ha urgenza? Oppure: quando sarebbe disponibile? Le parole chiave sono: fissare un appuntamento, ha urgenza, disponibile. E Francesca, racconta quella volta che hai confuso il taglio di capelli con l'appuntamento medico. Ah, sì! Una volta ho chiamato per prenotare un taglio e invece ho detto appuntamento medico per sbaglio. La receptionist era confusa. Ma vuole un taglio o una visita? Mi sono fatta una risata e alla fine ho avuto sia il taglio che la visita, ma in giorni diversi.
Dopo aver fatto un piano, spesso bisogna confermare. Puoi dire confermare, ci vediamo, tutto confermato. Magari mandi un messaggio. Ci vediamo domani alle 19, giusto? Ecco, in Italia confermare è importante, perché spesso i piani cambiano all'ultimo. Ma come si fa a chiedere senza sembrare insistenti? Basta essere gentili. Solo per confermare, ci vediamo domani? Oppure, va ancora bene per te? Sì, e anche con i ristoranti o i medici. Una chiamata o un messaggio di conferma è sempre apprezzato. Meglio una conferma in più che un appuntamento saltato. A volte però bisogna cambiare o cancellare. Puoi dire mi dispiace, devo rinviare. Oppure possiamo fare un altro giorno? È sempre meglio proporre un'alternativa. Facciamo una prova. Io devo spostare una riunione per un impegno di famiglia. Ciao, mi dispiace, ma devo spostare il nostro incontro. Possiamo vederci venerdì invece di giovedì? Così sei gentile e chiaro. E se proprio devi cancellare, basta un mi dispiace, ma devo annullare. Possiamo risentirci più avanti? L'importante è sempre la cortesia. Parlando di cortesia, in Italia si usano spesso espressioni per ammorbidire le richieste. Mi dispiace, potremmo, sarebbe possibile. E sai, Francesca, ci sono anche differenze regionali. Al nord magari sono più diretti, al sud più formali o calorosi. Sì, e a volte bisogna un po' adattarsi. In certe zone essere troppo diretti può sembrare scortese, in altre invece è normale. Quindi ascoltate come parlano le persone intorno a voi e copiate. E se non siete sicuri, meglio essere un po' più gentili che troppo diretti. Un potremmo o sarebbe possibile non fa mai male. Adesso tocca a voi. Raccontateci le vostre storie. Avete mai fatto un accordo in italiano? Magari una prenotazione, un appuntamento o anche solo un caffè con un amico? Abbiamo già ricevuto messaggi bellissimi dalla community di Italian Pod. C'è chi ha prenotato la prima pizza in Italia, chi ha fissato una visita dal medico senza problemi. Sono piccole vittorie che fanno sentire più vicini alla lingua e alla cultura. Ogni volta che fate un piano in italiano non è solo grammatica, è connessione, è emozione. Continuate a condividere con noi, ci fa davvero piacere. Facciamo un piccolo riepilogo. Oggi abbiamo visto come prenotare un tavolo, fissare un appuntamento, confermare, spostare o annullare un piano. Tutte situazioni che capitano a tutti, no? E ora la sfida. Questa settimana provate a fare almeno un accordo in italiano. Può essere una cena, un caffè, un appuntamento dal parrucchiere, qualsiasi cosa. Ogni piccolo passo vi avvicina alla fluidità. E ricordate, ogni telefonata, ogni messaggio, ogni piano è un'occasione per imparare. Noi siamo qui per aiutarvi, sempre. Grazie per averci ascoltato anche oggi. Alla prossima puntata di Italian Pod. E Luca, ci vediamo settimana prossima? Certo, Francesca. Un saluto a tutti e fate tanti piani in italiano. Ciao! Ciao a tutti!